In tanti anni di lavoro in carcere con persone detenute, tossicodipendenti, mi è capitato veramente tante volte di sentirmi dire da un paziente o da una paziente: io sono la pecora nera della famiglia. Mio fratello è laureato, mia sorella ha una bella famiglia con figli, i miei genitori sono delle persone squisite e meravigliose, ma è capitato di avere un figlio come me. Ma com'è possibile che questo avvenga? Come mai 2, 3, 4 figli che convivono insieme nella medesima famiglia, nel medesimo quartiere, facendo lo stesso tipo di esperienze, prendano delle strade così diverse? Vediamo di capire perché. Quella che definiamo la nostra personalità non è solamente frutto delle esperienze, ma non è neppure vero che quello che siamo è unicamente frutto del patrimonio genetico che ci è stato trasmesso. La personalità è l'insieme di 2 elementi. Il primo lo chiameremo temperamento e il secondo lo chiameremo carattere. Noi nasciamo con un determinato temperamento e le esperienze che facciamo si vanno a inserire su questa base che ha delle caratteristiche neurobiologiche e non sono positive o negative, sono semplicemente le caratteristiche dalle quali noi partiamo. Da lì in poi parte la vita fuori dalla pancia della mamma e da quel momento in poi certamente le cose che avverranno avranno una loro influenza. Potremmo paragonare il temperamento alla forma e alla dimensione di una stanza. Il carattere invece sarà tutto quello che ci andremo a mettere dentro. Possiamo farla diventare un bellissimo spazio nel quale riflettere, meditare, pregare, oppure possiamo farla diventare la stanza delle torture. Capite quindi che nel momento che ci viene data una stanza possiamo realmente farci un po' di tutto, ma non esattamente tutto. Se io mi trovo in una stanza lunga e stretta potrò farci tantissime cose, ma non potrei ad esempio utilizzarla per giocare a ping pong o a biliardo. Lo spazio non me lo consentirebbe. Questo vuol dire che noi abbiamo grandissimi margini di cambiamento, ma alcune persone hanno una base neurobiologica che favorirà un certo tipo di esperienze. Altre persone hanno un cervello fatto in modo diverso e quindi potranno trovare la loro via scegliendo altre strade. Pensate a un bambino di 1-2 anni come si comporta. I genitori usano l'espressione carattere, dicono questo bambino ha il carattere della nonna, il carattere del papà, assomiglia a uno, assomiglia all'altro, guarda come fa, è insistente, sempre agitato, sempre curioso, vuole sempre andare dappertutto, piange, si offende, si arrabbia. Qualche altro bambino invece al contrario sarà molto malleabile, disponibile ad accettare i rimproveri e le indicazioni dei genitori senza porre resistenza. Capite che questo non dipende dall'educazione che ha ricevuto, se non in minima parte. È molto probabile che ci siano delle caratteristiche proprio sue che ha ereditato dai genitori e che lo portano a essere in un certo modo, o meglio a reagire in un certo modo davanti agli stimoli esterni e ad agire in un certo modo per quello che riguarda la ricerca di ciò che desidera. Vediamo di capire bene che cos'è questo temperamento. Il temperamento è il nucleo sul quale poi si andrà a costruire il carattere e che andrà a diventare la nostra personalità. Il temperamento ha una base neurobiologica, ha a che fare con come è fatto il nostro cervello in alcune sue parti, che nei video successivi magari andremo ad approfondire meglio. Da cosa deriva? Chiaramente dalla combinazione genetica del patrimonio cromosomico del papà e della mamma, ma in parte dipenderà anche da un altro elemento estremamente interessante: l'evoluzione del feto durante la gravidanza. Durante la gravidanza, infatti, la mamma fa inconsapevolmente qualche cosa di molto particolare ma di molto determinante. Utilizzando il circolo sanguigno che condivide con il figlio, gli
manda delle informazioni tramite delle molecole all'interno del sangue che gli racconta com'è il mondo esterno. Come avviene questo? Facciamo un esempio emblematico. Una mamma che si trova in una situazione di forte carestia, dove si può alimentare molto poco, produrrà naturalmente all'interno del suo sangue tutta una serie di sostanze che servono a venire incontro a quella situazione estrema. Queste molecole che circolano all'interno del sangue faranno sì che il bambino si vada a costruire in una determinata maniera che potrà essere utile per lui per affrontare il mondo esterno, partendo dal presupposto che ci saranno delle condizioni simili quando sarà nato. Il bambino, figlio di una mamma fortemente sottoalimentata, potrà quindi, per esempio, essere un bambino che ha un organismo che lo porta a immagazzinare l'energia più di un altro che figlio di una mamma che si alimenta correttamente o in abbondanza. È come se la mamma stesse raccontando al bambino: guarda che fuori c'è poco cibo, ottimizza l'energia. Quindi accumula grasso, perché quando arrivano degli alimenti devi trattenerli, perché poi potrebbe in un momento successivo venire a mancare. Al contrario, un bambino figlio di una mamma che si sovralimenta durante la gravidanza riceverà chimicamente l'informazione che dice: abbiamo cibo a sufficienza e in abbondanza, possiamo tenere un metabolismo, un funzionamento dell'organismo ad alto giro perché il problema del cibo non c'è. Questo non vale solamente per questioni tipo quella dell'alimentazione. Pensiamo a una mamma molto stressata durante il periodo di gravidanza, lei produrrà delle sostanze che sono legate allo stress e quindi starà raccontando al bambino che fuori c'è un mondo molto pericoloso per certi versi. Così durante la formazione del cervello del bambino questo si attrezzerà al meglio per affrontare quel tipo di realtà. Capite che mettendo insieme la parte genetica e la parte che vi ho appena descritto legata all'evoluzione del feto, il bambino nascerà già con certe caratteristiche. L'insieme del patrimonio genetico e di questo processo di costruzione del cervello quando è ancora il grembo materno, come abbiamo detto, si chiamerà temperamento. Quello che avverrà dopo invece andrà a costruire quello che definiremo carattere.